La piramide d'acqua, il tuo tempio evolutivo e emotivo del 2026. Vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se smetteste di combattere le vostre emozioni e iniziare finalmente ad ascoltarle davvero? Se quel mare che a volte vi travolge non fosse un nemico, ma una soglia sacra da attraversare? Benvenute anime stellari nel mio spazio di magia stellare evolutiva. Io sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale e oggi vi accompagnerò in un viaggio profondo dentro l'elemento più misterioso dello zodiaco, il sé, l'elemento acqua, che rappresenta proprio le emozioni. Siamo qui per costruire insieme la piramide d'acqua, proprio il tempio emotivo per il 2026. E attenzione, non importa quale segno siate, che siate segni di fuoco in cerca di calma, segni di terra che hanno bisogno di flessibilità, oppure segni di aria che desiderano profondità. Questo portale energetico è la chiave che vi serve per non portare confusione e per non annegare nel caos dei tempi che corrono. Restate con me fino alla fine di questo video perché saliremo insieme i 3 livelli della consapevolezza, ma faremo anche una meditazione e poi un piccolo rituale dell'acqua informata. Adesso possiamo già cominciare con il primo gradino della consapevolezza. Impareremo a decodificare il linguaggio delle emozioni, trasformando la vulnerabilità nella vostra bussola più potente. Il secondo gradino creeremo lo spazio sacro del nutrimento, il luogo dove le ferite del passato si sciolgono e diventano saggezza creativa. Mentre il terzo gradino attiveremo la scintilla dell'intuizione, quella voce interiore che nel 2026 sarà la nostra alleata più preziosa. E per sigillare questa struttura dentro di noi, concluderemo con una potente meditazione di attivazione e un rituale pratico che potrete fare subito per proteggere il proprio campo energetico. Oggi scendiamo proprio nel grembo interiore, nel luogo dove tutto nasce, dove tutto si scioglie, dove tutto si rigenera. Siete pronti? Possiamo cominciare e cominciamo. Il primo gradino è la base dell'appartenenza legata al segno d'acqua, che sono le radici del cuore e la memoria delle acque, quindi il primo gradino è il regno del cancro. Qui l'acqua è proprio quella del grembo, calda, dolce, protettiva, ma anche intrisa di memorie antiche, quelle cellulari. Il cancro rappresenta la nostra sensibilità legata all'appartenenza, come clan, le radici familiari e il bisogno ancestrale proprio di sentirsi a casa, di essere riconosciuti, di ricevere quel nutrimento che solo una madre sa dare, che possa essere interiore o esteriore. Nel corpo questo gradino risiede nello stomaco e nel petto. È quel senso di calore oppure quel buco che si sente quando proprio manca l'amore. Il cancro, con la sua proverbiale intuizione, sente prima di capire, ma la sua ombra è la ferita proprio legata all'abbandono, il sentirsi non visti, il chiudersi nel suo guscio, il ritirarsi proprio a riccio per paura di essere feriti di nuovo. Quando l'acqua del cancro ristagna, diventiamo proprio dipendenti, infantili o ci aggrappiamo al passato come se fosse l'unica ancora di salvezza. E qui c'è il primo aiuto che possiamo anche invocare e possiamo fare intervenire, soprattutto autorizzare, ricordandoci che gli arcangeli comunque intervengono solo se noi li autorizziamo. E qui l'arcangelo in questione è l'arcangelo Uriel.
Uriel significa la luce di Dio che illumina proprio le acque sotterranee e gli scalda ciò che è rimasto freddo e rigido nel tuo passato, portando il fuoco della consapevolezza proprio nel tuo grembo. Con Uriel la tua sensibilità smette di essere una fragilità e diventa la capacità di creare il tuo nido interiore. Sali su questo gradino quando hai bisogno di sentirti al sicuro. Respira e senti che la tua base è solida, tu sei la tua casa, tu sei la tua protezione. Passiamo al secondo gradino, che è il centro della trasformazione, l'alchimia del desiderio, il potere dell'ombra, che è legato proprio al segno pulsante, magnetico dello Scorpione. Qui l'acqua non è più un placido lago, ma un fiume sotterraneo denso, scuro, ma anche potente. Lo Scorpione rappresenta la sensibilità legata alla trasformazione e alla verità nuda. È il coraggio di scendere nell'abisso, lì dove gli altri scappano, se la danno a gambe levate, lo Scorpione ha il coraggio di entrare, di scendere, per estrarre proprio il diamante dal fango. Nel corpo questo gradino risiede agli organi riproduttivi e proprio anche nel plesso solare, è proprio quella energia viscerale, trasformativa, è il potere di morire a ciò che non serve più per far rinascere proprio dalle proprie ceneri. Infatti è anche legata come metafora anche all'araba fenice che risorge dalle proprie ceneri. L'ombra dello Scorpione è proprio il controllo, l'ossessione, legato anche alla ferita da tradimento che a volte avvelena l'anima e quindi forma anche un rancore, un risentimento che può anche avvelenare l'anima. Se l'acqua dello Scorpione non fluisce, diventa appunto un veleno, queste emozioni tossiche che si, che fa consumare dall'interno. Qui entra il secondo aiuto, che è l'arcangelo Gabriele. Gabriele è proprio il messaggero della verità, colui che soffia nelle tue profondità per risvegliare la tua autenticità. Egli ti aiuta a rompere i silenzi tossici e a guardare in faccia le tue paure. Chiaramente dobbiamo autorizzare anche l'intervento dell'arcangelo Gabriele. Perché ho scelto Gabriele? Perché il governatore sia planetario che esoterico dello Scorpione è Marte. Marte non è un pianeta sacro, ma una manifestazione con il quarto raggio, che è appunto legato alla fratellanza bianca di Luxor e presiede a capo del quarto raggio, proprio come arcangelo, l'arcangelo Gabriele, l'arcangelo della annunciazione. Con Gabriele lo Scorpione smette di trattenere il dolore e lo usa proprio come un combustibile sacro. Sali su questo gradino quando senti che è ora di voltare pagina, di lasciare andare un attaccamento che può soffocarti. Qui il dolore non si subisce, si trasmuta in un potere puro. Passiamo al terzo gradino, che è proprio la cima dell'elevazione, che rappresenta l'oceano cosmico e la resa allo spirito, che è appunto il regno dei pesci, il terzo segno d'acqua dello zodiaco. Qui l'acqua si dissolve e diventa vapore, luce, frequenza. I pesci rappresentano la sensibilità legata alla visione, ma anche alla connessione universale. È il ritorno all'uno, il luogo dove i confini dell'ego svaniscono e diventiamo tutt'uno con l'infinito. Nel corpo questo gradino risiede nel terzo occhio, praticamente tra le due sopracciglia e nella corona, il punto più alto della testa, che è legato alla ghiandola pineale e quindi si espande un po' in tutta l'aura. L'empatia che ti permette di sentire il dolore del mondo, ma anche la gioia delle stelle.
L'ombra dei pesci è l'illusione, la fuga dalla realtà, il sentirsi vittime di un mondo troppo crudele. Infatti, diciamo, la ferita dei pesci è legata anche al senso di svalutazione e se l'acqua dei pesci non è guidata, ci perdiamo nella confusione e nel vittimismo, a volte forse per troppa empatia. Quindi è un po' ci si può sentire tranquillamente anche delle vittime, cioè proprio come essere salvatori del mondo. In questo spazio sacro interviene l'arcangelo Giofiel. Perché ho scelto l'arcangelo Giofiel? Perché l'arcangelo Giofiel è il governatore planetario eh, anche dei pesci e non solo di Nettuno come co-governatore del segno dei pesci. Quindi anche Giove come reggente potrebbe rappresentare molto bene diciamo, il segno dei pesci come aiuto, che è appunto il secondo raggio della saggezza, dell'illuminazione. Il secondo raggio, in poche parole, è anche giallo dorato, ma la sua espressione più alta è l'arcangelo Gabriele. Poi chiaramente ci sono anche i maestri ascesi e altre legioni di luce, oltre che gli angeli che lavorano in questo raggio, ma nel caso dei pesci è l'arcangelo Giofiel che porta la bellezza di Dio. L'arcangelo Giofiel, quando è invocato, quindi è autorizzato praticamente da noi per intervenire come aiuto, allora può destreggiarsi nelle nostre, diciamo, questioni quotidiane, perché abbiamo autorizzato il suo intervento. E Giofiel ti aiuta a vedere il disegno divino dietro ogni sfida, perché rappresenta proprio anche la saggezza, dove le idee all'interno proprio di questa sfera vengono proprio le idee intuitive che poi dobbiamo anche sviluppare. E con Jofiel la tua sensibilità diventa un'antenna proprio spirituale. Su questo gradino non devi più lottare, non devi più scavare, devi solo arrenderti al flusso. Qui capisci che sei sempre stato parte di qualcosa di immenso, come un intero oceano e non una goccia. Passiamo alla meditazione di attivazione della piramide, così almeno la focalizziamo proprio dentro di noi. Trova un momento di silenzio, siedi con la schiena dritta, visualizza la tua colonna vertebrale come l'asse centrale di questa piramide. Focalizzati sulla base. Immagina di sedere in un'acqua calda e argentea. Visualizza l'arcangelo Uriel che mette una mano sul tuo stomaco. Senti il nutrimento che risale dalle tue radici. Afferma, io merito amore, io sono al sicuro. Sali al centro, legato al segno dello Scorpione. Visualizza l'acqua che diventa argentea, ancora sempre più fluida, bianca, ma che non spaventa. Senti l'arcangelo Gabriele che ti avvolge con le sue ali bianche, dandoti la forza di lasciare andare ciò che è morto. Afferma, io lascio andare e rinasco nel mio potere. Arriva fino alla cima, legato ai pesci, visualizza una luce viola e oro che piove sulla tua testa. L'acqua diventa luce pura.
Senti l'arcangelo Giofiel che apre i tuoi occhi spirituali. Afferma: io vedo la bellezza in tutto ciò che è. Resta in questo stato per 3 respiri profondi. Senti la piramide completa intorno a te. E per rendere questo viaggio una realtà fisica non basta parlarne, bisogna anche incarnarlo. Prendi un bicchiere di vetro trasparente, riempilo d'acqua, metti le mani intorno al bicchiere, trasferisci nell'acqua l'intenzione di guarire le tue radici legate al segno del cancro, di trasformare le tue ombre dello Scorpione e di elevarti verso la tua missione legati ai pesci. Fai 3 sorsi consapevoli, come abbiamo visto prima, ma questa volta immagina che l'acqua porti con sé i simboli dei 3 arcangeli. Un piccolo esercizio segreto. Al mattino, appena sveglia, guardati allo specchio e bagna i tuoi polsi e la tua fronte con quest'acqua informata. È il segno che oggi camminerai nel mondo come un'anima stellare che abita il suo tempo d'acqua. Custodisci questa energia, anima stellare. La tua piramide d'acqua per il 2026 non è un porto dove nascondersi, ma un faro da cui partire per navigare verso il tuo destino. La tua sensibilità è il mare e il tuo destino. La tua sensibilità, intuizione, è una componente che fa parte del tuo intero essere e tu oggi sei il padrone della tempesta. Il viaggio nelle tue acque sacre è appena iniziato. Se senti il richiamo di questa magia evolutiva, condividi questa luce con chi ami. Salva questo tempio interiore per non perderlo e iscriviti per continuare a risvegliare il tuo potere stellare nel 2026. Pace e luce a te, anima divina, e un arrivederci al prossimo video.